Vi ricordate il video che ho fatto su Michele Pirro? Quello dell'impresa storica in cui è caduto, si è rialzato e poi ha vinto la gara? Ecco, se vi dicessi che un altro pilota è riuscito a ripetere l'impresa ma sull'asciutto, ci credereste? Campionato italiano velocità pre-Moto 3, circuito di Vallelunga. Siamo nel pomeriggio di sabato 7 ottobre 2017 in occasione dell'ultimo round stagionale. Oggi si corre gara 1, domani gara 2. Quella di oggi è una gara di vitale importanza perché è la penultima di campionato. Un errore oggi può compromettere un'intera stagione. Un successo oggi può ribaltare le sorti del campionato. Nella categoria 250 4 tempi, il leader di campionato è Thomas Brianti, che guida la classifica con 167 punti, mentre Pasquale Alfano segue con 157 punti. Alfano oggi si gioca il tutto per tutto. In qualifica fa un capolavoro, stampando la pole position. Partirà primo, mentre Brianti partirà solo 11°. Per Alfano tutto va per il verso giusto. La fortuna sembra girare dalla sua parte, quando all'inizio del giro di ricognizione gli si spegne la moto. Un disastro, una sfortuna immensa alla penultima gara di campionato. Alfano spinge disperatamente la moto fino ai box, dove i meccanici per fortuna riescono a riaccenderla. Ma a questo punto dovrà ripartire ultimo dalla pit lane, nella speranza di portare a casa qualche punto. La gara ha inizio. Il gruppone sfila e Alfano parte ultimo con 10 secondi di ritardo e 23 moto davanti. Ma a questo lui non ci pensa. L'unica cosa a cui pensa è mettersi giù in carena, dare gas e martellare come un pazzo. Al terzo giro è già 19°, a 6 secondi dal leader, ma subito dopo succede un disastro. Alla penultima curva Marfurt, 10°, perde il controllo della sua moto e cade in un punto pericolosissimo in mezzo alla pista. Alfano è bravissimo a vedere l'incidente e a evitarlo, anche se Bertelle, incolpevole, è meno fortunato e colpisce rovinosamente la moto di Marfurt. Rider ok per fortuna, pericolo scampato. In testa alla corsa intanto la battaglia selvaggia. Boncinelli e Bartalesi, rispettivamente primo e secondo, provano a scappare. Brianti, il leader di campionato, dopo un primo giro eccezionale si trova terzo e scappa da un gruppo di inseguitori molto agguerrito. Ma non sa quello che succede alle sue spalle. Alfano continua a stampare i giri record e al quarto giro fa segnare un altro giro veloce ed è ottavo. Al quinto giro è già quinto a 3,4 secondi dal leader e ha raggiunto Brianti, il leader del campionato, e sul rettilineo principale gli si affianca. Brianti intanto full gas giù in carena con la coda dell'occhio lo vede. Poi incredulo si gira nuovamente verso di lui e in quel momento avrà pensato: tu? Ma non partivi dai box? Esatto. E sono venuto a prenderti. Mentre là davanti Boncinelli e Bartalesi lottano per la vittoria insieme a Bartolini, Alfano studia, paziente. Attende dietro a Brianti il momento giusto per passare. Perché lui sa che davanti a lui gli animi sono caldi e 6 giri sono ancora lunghi. E ha ragione ad essere prudente. Perché Bartolini, dopo un contatto, cade nel punto più veloce del circuito. Il curvone a quasi 200 km/h. Alfano, che fino a quel momento era stato dietro tranquillo, è furbo come una faina e approfitta della confusione per infilare Boncinelli e Brianti e ora è secondo. Un solo pilota, Bartalesi, lo separa dalla vittoria. E a questo punto iniziano 4 giri di fuoco. Alfano non si accontenta del secondo posto, non può accontentarsi perché ha tanti punti da recuperare su Brianti e deve vincere a tutti i costi. Così tenta il tutto per tutto. All'ottavo giro sferra l'attacco e si porta al comando della gara. Da lì iniziano 4 giri di fuoco a difendersi dagli attacchi di Bartalesi. Ad ogni sorpasso subito Alfano non perde lucidità e non molla, aspetta il momento giusto e risponde all'attacco. Negli ultimi 2 giri poi Alfano mette il turbo, allunga su Bartalesi e vince la gara. All'arrivo scoppia la festa. Alfano ha compiuto un'impresa, partiva dalla pit lane e ha vinto la gara. E la cosa bella è ciò che gli dicono all'arrivo. No, perché c'è qualcuno che ha visto il video di Pirro e ha deciso di emulare l'impresa, no? Che hai combinato ieri? Dai, abbiamo vinto partendo dalla pit lane. Ma come hai fatto? Dai, è stata dura, però ce l'abbiamo fatta, dai. No, non è dura, è impossibile partire dalla pit lane e vincere, cioè. È stato bello, purtroppo quando ti giochi il campionato sei pronto a fare tutto, Era al limite tutti i giri e ci sono riusciti. E cosa pensavi in quel momento?
Cioè durante la gara, cosa pensavi? I primi giri di recuperare più posizioni possibili. Poi vedevo che i primi mi si avvicinavo sempre di più. Poi quando ho fatto 49,2 ho detto li vado a prendere, ne faccio un altro. L'ho fatto di nuovo, le sono andato a prendere. Ve lo dicevo che non lo sanno neanche loro come fanno. Tu puoi chiederglielo quante volte vuoi, ma i piloti fanno delle cose assurde e poi non sanno come ho fatto a farle. Bene, complimenti, bravo. Grazie. Bravo. Bocca al lupo per oggi. Il giorno dopo, in gara 2, Alfano sarà protagonista di una battaglia straordinaria con Brianti, che lo vedrà chiudere davanti in volata e portarsi a casa il titolo di campione Premoto 3 2017. Questa impresa ancora una volta dimostra come tutto è possibile. Ricorda, qualunque cosa succeda, anche le più brutte, così nello sport come nella vita, non mollare mai.